Nome? Mio della bicicletta. Fantic XF2 Integra. Trek 4005. Di che tipologia di bici stiamo parlando? La mia è una mountain bike un po' datata a cui ho applicato un kit per renderla elettrica della Bafang. Una bici elettrica con telaio idroformato in alluminio. Peso? Il mio peso della bicicletta? Credo sui 18 kg. Intorno ai 23 kg. Che ruote monta? 29 all'anteriore, 27,5 al posteriore. Sono da 26 perché la bicicletta ha qualche anno. Che motore ha la tua bici? Brose con cinghia in gomma da 250 watt. Monta un kit della Bafang da 750 watt. 3 aggettivi per la tua bici. E direi divertente, economica e sostenibile. Robusta, sicura e adatta a tutti. Cosa ti dicono più spesso le persone? Che figata, e poi mi chiedono ma quanto dura la batteria? La prima domanda è il prezzo, la seconda domanda è se possono provarla. Ciao Bafang. Ciao Fantic, ci vediamo sui colli. Grazie a Francesco di Bike Lab di Baona che si è prestato a questa intervista doppia, anche perché il modo migliore per entrare in questo mondo è senz'altro noleggiare una bicicletta. Grazie Ivan, hai detto perfettamente, il modo migliore anche prima di fare una spesa un po' azzardata è di provare queste e-bike e poi rimanerne innamorati senza alcun dubbio. E vedete come vi divertirete con una bicicletta elettrica. Grazie. Oggi provo questa e-bike della Fantic per confrontarla in modalità intervista doppia con la mia mountain bike resa elettrica con il kit della Bafang. Ovviamente sono due biciclette differenti con anche costi ben diversi. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Innanzitutto veramente grazie di cuore perché siete sempre più numerosi, voi che continuate a scrivere e a guardare i miei video. Ma se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. La batteria è al massimo con 4 tacche piene, azzeriamo il display e si parte. Con questa Fantic ripercorro il tragitto che ho percorso qualche settimana fa con la mia Bafang per testare la durata della batteria, così da poter comparare i due modelli. Punto di partenza e arrivo sarà il castello di Este. Devo dire che la prima sensazione appena saliti in sella è molto piacevole. L'impostazione è bella, comoda, grazie anche al manubrio bello largo. In questo breve tratto di asfalto in pianura ho avuto una sola strana sensazione che mi ha convinto poco, ma attendo magari una discesa più veloce, più avanti, per capire meglio. La pedalata in questo tratto d'asfalto in leggera salita è molto piacevole, ma adesso si fa sul serio. Ho inserito il livello di potenza 2 per questo inizio di salita, per mantenere più o meno la stessa andatura della mia Bafang. In questo tratto non c'è la necessità di una maggiore assistenza del motore. Ricordiamo che il motore di questa Fantic è un Brose da 250 watt molto silenzioso. Di sicuro la ruota anteriore da 29 esprime subito una bella sensazione di sicurezza. E adesso affrontiamo con questa Fantic la breve discesa ma molto accidentata. Nessun problema in questa discesa. Sapere che il motore di questa Fantic è ben protetto, inscatolato nel telaio, ben coppato, dà un forte senso di sicurezza. Diciamo che con la ruota più larga, anteriore più grande, si fa notevolmente meno fatica, però anche qua ci dobbiamo fermare. Potenza 2, la bicicletta è molto bilanciata, bella e silenziosa. Questo tratto è quello con le pietre che affiorano. Ecco, diciamo che la
la forza del motore è meno brutale rispetto a quella erogata dal Bafang. Ok, e via di nuovo. Il motore è così docile che si fa fatica a capire quando è inserito, molto molto bello. Distanza parziale 5,8 km. La sensazione di guida è veramente piacevole, intuitiva, adatta anche a chi non è mai salito in una mountain bike. Ecco perché è uno dei modelli anche più scelti per il noleggio. Il parziale segna 6,4 km, la batteria ancora al massimo con 4 tacche. Diciamo che da subito questa Fantic ti dà un bel feeling che ti fa affrontare velocemente quelle che sono le insidie. Nelle salite un po' più impegnative bisogna prenderci la mano, bisogna arrivare con il giusto rapporto del cambio per non rischiare di rallentare troppo e quasi fermarsi. Ecco, una cosa che con la potenza del mio Bafang con 750 watt in queste salite non succede. La batteria di questa Fantic è di 630 Wh, tutto sommato ben rapportata al motore da 250 watt. Fino a questo tratto del percorso ho sempre utilizzato al massimo il livello di potenza 2, in quanto non c'è necessità di avere più potenza di motore, quanto le salite non sono così difficili, e devo dire che sia questo Fantic che il mio Bafang si comportano molto molto bene. La cosa che mi sta piacendo proprio di più è la scorrevolezza. Potenza 3, forse diciamo a parità di sforzo fisico sto andando più piano, ossia il Bafang qui mi spingeva di più, ma d'altronde ho anche molta più potenza a disposizione. Ok, con il quarto livello di potenza, che è il massimo, ecco, questa è l'andatura che mi ricorda molto quella del mio Bafang, che però mi sembra qui ero in secondo livello di potenza. Torniamo alla terza, che non vorrei rimanere a piedi di batteria. Comunque devo dire che anche con il livello 3 si sale molto molto bene, anzi è proprio un piacere muoversi. Sono arrivato al pianoro del Monte Mottolone, 10,3 km segna il display, batteria 3 tacche. Discesa veloce verso il Monte Fasolo e c'ho ancora questa sensazione strana, particolare in discesa quando la bicicletta prende velocità, ma vedrò di capire meglio più avanti quando affronterò una bella lunga discesa magari su asfalto. Di sicuro non si sente nessuna necessità di avere più potenza di questi 250 watt. Qualunque sarà la vostra scelta, il piacere di muoversi e esplorare il territorio con una e-bike non vi deluderà. Sì, il feeling, il senso di sicurezza che da subito questa Fantic trasmette è la cosa che più apprezzo. Forse è anche un fattore psicologico, ma anche tecnico.
nella mia bici sono consapevole di avere il motore esposto alla base del telaio, quindi soggetto ad urti, possibili rotture in caso di rovinose cadute, ed è questo probabilmente che frena un po' nel lanciarsi nelle discese o in sentieri particolarmente accidentati. Ecco, magari forse è solo questione di tempo che serve per capire fino a dove ci si può spingere anche con un kit installato a posteriori. Di sicuro la ciclistica di questa Fantic fa la differenza ed è molto ma molto apprezzabile. 15,9 km percorsi e la batteria segna 3 tacche piene. Ma adesso andiamo che ci aspetta la salita più impegnativa di oggi. Batteria mi segna 2 tacche e mezza circa. Ovviamente questo è il punto più difficile. Fra poco dovremo scollinare. Ho la marcia più leggera ovviamente nel cambio. Si sale decisamente più piano, però ecco, teniamo conto che abbiamo 500 watt in meno rispetto al mio Bafang, però la pedalata è molto regolare, il motore altrettanto, quindi la sensazione è quella di fare meno fatica. Sì, si sale più piano, quello di sicuro. Doppia curva e fra poco avremo scollinato, però ecco, qui motore a 3 e andatura appunto sugli 8 km/h, quindi abbastanza lenta, ma come è giusto che sia in una salita così impegnativa come è questa, è veramente apprezzabile. Ed eccoci qua, scollinato. 18,3 km e per quanto riguarda la batteria indica 2 tacche e mezza. Approfitto di questa lunga e veloce discesa che mi riporta al punto di partenza, il castello di Este, per cercare di capire quella che non so se è solo una mia sensazione. Ossia, quando si superano i 25-30 km/h ho come l'impressione che il motore freni la bicicletta, una sorta di freno motore che non fa scorrere liberamente e quindi più velocemente la ruota. Nel mio Bafang invece questo non succede. Quando si supera, come in questa discesa, i 25 km/h, il motore Bafang mi dà la sensazione che si sganci completamente e la bicicletta scorra normalmente. Ecco, questa è l'unica cosa che trovo un po' strana appunto in questa Fantic, che sia un po' frenata dal motore stesso. Fatemi sapere magari nei commenti se anche voi, possessori di un e-bike, avete questa sensazione. Eccoci arrivati, batteria segna 2 tacche, chilometri percorsi 25,2. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare i miei video e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.